Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Siamo a Genova. Cosa ci facciamo qui? Abbiamo deciso di fare un video un po' particolare perché a volte alcuni di voi ci chiedono come risparmiare nei viaggi, ma sapete che noi viaggiamo sempre in macchina, che non è la soluzione proprio più economica. Esatto, quindi questa volta abbiamo deciso di optare per qualcosa di diverso, facendo un video appunto dove vi diamo qualche consiglio specifico su come risparmiare. Quindi, come abbiamo viaggiato questa volta, diciamolo? Col Frecciabianca Milano-Genova, che è vero che non è la soluzione proprio più economica, ma è la più comoda e veloce, e comoda non solo per gli spazi, ma anche perché possiamo effettivamente portarci avanti col lavoro. Ma la cosa più interessante è come abbiamo prenotato. Con un'app GoEuro, eccola qui, che è partner di questo progetto. Come funziona? Praticamente confronta i prezzi e gli orari di vari treni, bus e anche aerei, funziona sia in Italia che in Europa, noi ovviamente la useremo per l'Italia. Prenotiamo tra l'altro i biglietti del treno perché ancora non li abbiamo prenotati, quindi facciamolo un attimo in live per farvi vedere quanto è veloce. Milano-Genova, lunedì 12 marzo, 2 passeggeri. Cerchiamo, ci sono come vedete varie opzioni, treni, bus, in questo caso non l'aereo, ma va bene così. Bus addirittura c'è l'opzione car sharing, sì, molto bello. Io prenderei il treno però. Prendiamo il treno perché vogliamo stare comodi. Frecciabianca. Andiamo a Frecciabianca che è veloce? Sì. In un'ora e mezza siamo giù praticamente. Seconda classe comunque cerchiamo di risparmiare, economy va benissimo. Sono 39,80, quindi prenota e acquista subito. Bisogna ora inserire i dati esatto dei passeggeri. Verifichiamo i dettagli, facciamo il riepilogo. Questo va bene, i nomi ci sono. Paghiamo. Ok, ci sono già i dati della nostra carta, quindi voi non li vedete, non guardate vedete più niente. Però fate paga ora e i biglietti vi arrivano direttamente, vabbè, vi arriva la mail e vi arrivano sull'app, quindi non li dovete stampare e basta avere il cellulare da mostrare al controllore al posto dei biglietti. Quindi, comprato il biglietto, facciamo le valigie, ma direttamente vediamoci in treno, anzi, visto che stiamo uscendo, direttamente a Genova ed esploriamo un po' la città. Andiamo. Camminando è scesa la sera e noi purtroppo non siamo riusciti a vedere tutto quello che avremmo voluto, come ad esempio la spianata del castello dal quale si può vedere la città dall'alto. Un'altra cosa che ci sarebbe piaciuto vedere, che ci avete consigliato in tanti, è la mostra fotografica Palazzo Ducale che c'era in questo periodo. Il fatto è che un consiglio che vi diamo su come risparmiare, e può sembrare stupido, è non fare le cose a pagamento. Ovviamente se avete 5 giorni di tempo per vedere Genova fate tutto il possibile, ma in questo caso 2-3 giorni in tante città, ecco, magari passeggiate, godetevi l'atmosfera di quello che gratuitamente la città può offrire, quindi scorci, passeggiate, piazze, alcune chiese, il porto, quindi capire un po' come funziona la città senza spendere un euro. Però per andare a mangiare bisogna spendere qualcosa, quindi si cena. E a mangiare siamo venuti ai Tre Merli, un ristorante sul porto dove fanno anche senza glutine. Bene, pance piene, e prima di raccontarvi un po' cosa ci facciamo qui, introduciamo l'argomento, perché anche in questo caso quando cerchiamo di viaggiare a budget ci sono due cose alle quali non possiamo rinunciare. Cene al caldo e senza glutine, beh anche il pranzo senza glutine per me, però la cena al caldo. Sì. E posti dove dormire che siano comodi o molto particolari, perché sì, o e non è, perché il posto dove dormiremo stasera per me non sarà affatto comodo visto che soffro il mal di mare. Tada! Questa è la nostra barca per questa notte, ebbene sì. Room tour? Boat tour. Boat tour, andiamo. È la sala. Eccomi qua, ci sono. Vai, mostra la camera. Mostro la camera. Allora, intanto lasciamo qua tutto. Opla. Venite, la camera. Venite con me. In realtà venite solo voi, perché Martina non ci starebbe. In realtà sì. Guarda le stelle, guarda che bello. Senti che freddo che è. Madonna, chiudiamo. Va bene, dicevamo.
questa quindi è la nostra barca per questa notte. Buonanotte. Domani mattina sotto le coperte? Ok. Sotto le coperte. Domani mattina ripartiremo per andare a Savona sì. e poi Asti. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Buonanotte. A domani. E ora volevamo fare che si spegne la luce, ma mi sa che dobbiamo andare di là a spegnere la luce. Dov'è? Ah, è qua! Volevo battere le mani per fare la magia. Buongiorno ragazzi, allora siamo già in stazione, abbiamo fatto un girettino per Genova questa mattina e ora stiamo per salire sul treno che è questo qui, che è un Intercity, non ve l'abbiamo detto, l'abbiamo scelto al posto del regionale perché ci mette la metà del tempo arrivare a Savona. Anche se costa un pochino di più. Dovremmo essere a Savona per l'ora di pranzo e andiamo prima che il treno riparta. Sì. Siamo arrivati a Savona e già abbiamo pranzato in un ristorante, ma altra tip per viaggiare a low cost, abbiamo scelto un ristorante che fa il menù a pranzo e il menù costava meno di 10 euro a testa, quindi comunque è un ottimo prezzo. Sì, quindi questo è il nostro consiglio. Un altro, andare a pranzo dove ci sono i menù o magari in tavole calde, che comunque c'è qualcosa di tipico ma ovviamente costa molto meno. Si spende meno. Ora però, prima di girare la città, prenotiamo il treno per Asti perché ieri sera ci siamo dimenticati. Sì. Da Savona ad Asti oggi, sì. Ok ragazzi, per le 5:30 dobbiamo essere in stazione, quindi andiamo ad esplorare. Partendo da qui tra l'altro. Ecco, abbiamo anche un po' di drone, un po' di riprese col drone ci stavano. Ma che bello. Ecco, una bella zenitale, va che bella dronata, vai. Ragazzi, quella dietro di me è una pasticceria senza glutine che mi avete consigliato voi, più precisamente Luca DJ, che ha un canale YouTube dedicato al senza glutine che vi lascio in descrizione. E visto che l'hotel che abbiamo prenotato ha la colazione ma non avrà niente senza glutine, perché spesso gli hotel di una categoria un po' più bassa non hanno niente e dovete portarvi le cose da casa, io ho preso la mia colazione per domani qui. E adesso dobbiamo andare in stazione a prendere il treno, credo. Andiamo? Ok. Vroom, e come per magia siamo in stazione a Savona. Allora, volevamo dirvi una cosa prima di lasciare la città. Sì, che è un altro consiglio non per risparmiare, ma che vi serve se state usando i consigli per risparmiare, esatto, giusto? Esatto, Ho detto bene? Hai detto bene. Allora, voi ci avevate detto di vedere una cerimonia che fanno qui a Savona tutte le sere alle 6, dove suonano le campane per ricordare i caduti, ma appunto è alle 6. Noi invece dobbiamo prendere il treno delle 5:30, è l'ultimo che possiamo prendere perché dobbiamo assolutamente essere ad Asti alle 8, perché alle 8 chiude il check-in dell'albergo. Esatto. Infatti, se appunto non tutti gli alberghi che non hanno 4-5 stelle hanno la reception aperta 24 ore, quindi dovete stare molto attenti ad incastrare gli orari dei treni e dei check-in, check-out degli hotel. Esatto, quindi fate attenzione, non vi serve per risparmiare, ma vi serve per non dormire fuori. Esatto. Detto questo, ci vediamo ad Asti, ultima tappa di questo viaggetto. Sì, ce l'abbiamo fatta a fare il check-in, ci avevano aspettato, in realtà siamo arrivati 10 minuti in ritardo, ma ci avevano aspettato. Sì. E volevamo darvi un altro consiglio, che è: non c'è bisogno di stare in camerata per risparmiare. No. Questo è un bed and breakfast, quindi è piuttosto economico, in una fascia di prezzo medio-bassa, sì, ma è incredibilmente carino, tutte le stanze sono super curate e hanno un tema diverso. Questa è la stanza della sartoria ed è stupenda. Ma adesso andiamo a cena, cerchiamo qualcosa da mangiare. L'abbiamo già cercato, dobbiamo solo ricordarci come si chiama. Giusto? E andiamo. Andiamo. E buongiorno a tutti, siamo già nel centro di Asti, pronti ad esplorare. Sì, non vi abbiamo fatto vedere la cena ieri in diretta perché c'era tanta gente e non volevamo disturbare tutti con i nostri vlog, ma abbiamo mangiato veramente bene. Sì. E visto che questo è un video su come risparmiare, fate finta di non vedere bicchieri di vino, anche se anche con i bicchieri di vino abbiamo comunque speso meno di 20 euro a testa. Sì, quindi posto super approvato, senza glutine, davvero buono.
Ora, un'altra cosa per quanto riguarda il senza glutine. Sì, il senza glutine. In realtà nell'hotel dove eravamo c'erano dei biscotti senza glutine per la colazione, quindi togliamo dall'equazione il prezzo del muffin, anche se l'ho mangiato. Però di fatto l'hotel aveva senza glutine, quindi quel discorso lì in questo caso non vale. Okay. Ad ogni modo, siamo pronti quindi ad esplorare Dusty. Vai con l'ultimo B-roll. Addio. Adesso però dobbiamo fare un giro veramente, altrimenti diciamo una bugia. No, ci andiamo. Del nostro giro per Asti, e vi diamo anche un ultimo consiglio riguardante il pranzo, cioè se mangiate panini o focacce o cose di questo genere tipo fast food, risparmiate sia soldi che tempo. Certo. Noi non abbiamo potuto seguire questo consiglio perché l'unica panetteria senza glutine è troppo fuori mano per essere raggiunta senza una macchina, quindi abbiamo mangiato in un sushi bar con menù fisso a 10 euro, consiglio che vi abbiamo dato ieri. Esatto. Quindi va bene. Che poi il sushi non sia proprio la cosa tipica del posto, non Vabbè, importa. lo stomaco è pieno, quindi Esatto, va bene così. Detto questo, aggiungiamo al conto anche questo pranzo e adesso con un treno Asti-Milano, già prenotato tra l'altro, torniamo a casa per tirare le somme di questi 3 giorni. Vi diciamo, abbiamo speso in totale 375,55 euro, quindi più o meno 125 euro al giorno, per 2 persone, tutto quello che abbiamo fatto incluso. Esatto, diciamo quindi che i nostri consigli per risparmiare mentre si viaggia funzionano, anche se non li abbiamo proprio sempre seguiti alla lettera. No, potevamo risparmiare qualcosina in più. Però fateci sapere quali sono i vostri consigli per risparmiare quando viaggiate e scrivetecelo qua nei commenti. Apriamo una bella discussione su questo argomento perché è caldo e vogliamo sentire il vostro parere. Detto questo, ringraziamo GoEuro per averci accompagnato in questo viaggio. Noi ovviamente vi consigliamo di scaricare l'app, è gratuita, trovate il link in descrizione, seguitelo e lasciatevi trasportare. Letteralmente. Sì. Letteralmente. E vi diciamo anche che se volete vedere un'esperienza simile ma in un'altra zona d'Italia, potete andare a guardarla sul canale di Serena Mazzalatte. Link al suo video in descrizione. Ciao Sere. E ciao a tutti anche a voi. Esatto, Ci vediamo al prossimo viaggio. Prossimo video, prossimo viaggio, prossimo tutto. Ciao. Ciao.